Bella a tutti ragazzuoli e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a recensire finalmente la P500. Si inizia ovviamente dal prezzo 249 euro per questa P500. Il packaging è ormai quello tradizionale di SIMAGIC, quindi questo stile un pochino dark, molto elegante. In confezione troviamo diverse buste, abbiamo 4 molle di differente resistenza, dei gommini che vanno inseriti all'interno della molla per dare un altro tipo di consistenza alla frenata, un distanziatore da muro da montare, pratici cavetti per il collegamento della pedaliera sia sulla base o direttamente al PC e tutti gli attrezzi e le viti che servono per il montaggio. Manuale di istruzioni e non dimentichiamoci questi simpatici adesivi SIMAGIC. Allora, come prime impressioni ragazzi, questa pedaliera è veramente robusta. L'avete visto già dal video dell'unboxing e della prima prova che abbiamo fatto qui sul canale. I pedali ragazzi non si muovono di un millimetro e questo ci trasmette veramente tanta sicurezza. Il touch and feel in alcuni tratti è leggermente spigoloso, tipo su questo bordo del battitacco, e l'estetica, giudicatela voi, devo dire che ha un design abbastanza simpatico. Bene, ma adesso passiamo alle caratteristiche. I pedali sono interamente costruiti in metallo, ok? Mentre per quanto riguarda la base dovrebbe essere tipo un policarbonato mescolato a resina. Il peso è di soli 3,8 kg. Come misure abbiamo 33 cm di larghezza e 35,5 in profondità. Sul fondo troviamo queste 3 strisce di gomma che aumentano tantissimo il grip in uso scrivania e sono anche utili come protezione dei profilati. Possiamo regolare i pedali lateralmente sulla base della pedaliera, la regolazione in altezza delle piastrine, la regolazione dell'inclinazione della piastra. Il battitacco ragazzi è un pochino limitato e manca anche la regolazione dell'inclinazione del pistone. Entrambi i pedali sono utilizzabili in 2 modalità, o solo molla o molla più elastomero. Entrambi i pedali montano un sensore a 12 bit, sensore di Hall, quindi un sensore magnetico, e sul pedale del freno troviamo anche una cella di carico da 100 kg. Nella parte inferiore troviamo la cavetteria, ben nascosta, gli spinotti di collegamento colorati, non si può sbagliare, e questa pratica strip per andare poi a nascondere i cavi. Passiamo al montaggio. Ho già fatto vedere nel video confronto la facilità con cui questa pedaliera viene assemblata, ma in sostanza basterà smontare queste 4 viti, alloggiare i pedali a piacimento sulla piastra, fissare i pedali con le altre 2 viti per pedale, rimettere il coperchio battitacco e praticamente siamo pronti. Qualora vogliate utilizzare anche il distanziale, semplicemente basterà montarlo con 2 viti in dotazione e applicarlo sulla piastra con altre 2 viti. Se volete montare questa pedaliera sulla postazione ci sono 4 fori sulla base appunto per il collegamento. Ma adesso passiamo a software e compatibilità. Come abbiamo visto anche per altri prodotti SIMAGIC, SimProManager è il programma che gestisce l'ecosistema. Il collegamento può avvenire direttamente al PC col cavo in dotazione o addirittura se si ha una base SIMAGIC direttamente tramite la base. Questo ovviamente nel caso foste al limite con le porte USB. Comunque, la prima cosa da fare in assoluto è sempre la calibrazione, specialmente se si è sostituita la molla, quindi se si riparte da zero. In sostanza cosa possiamo regolare? Quindi sul pedale del freno possiamo innanzitutto scegliere se utilizzare come sensore la cella di carico o appunto il sensore di Hall. Abbiamo la possibilità di regolare la forza della cella di carico fino a 100 kg. Possiamo regolare la curva del segnale e la zona morta di inizio e di fine corsa. Per quanto riguarda invece il pedale dell'acceleratore possiamo regolare la curva del segnale e la zona morta. Terminate le calibrazioni e le regolazioni, il software ci permetterà di salvare dei profili personalizzati. Quest'ultimi ci semplificheranno la vita quando passiamo da un simulatore all'altro, infatti basterà assegnare il profilo che preferiamo di default ad un simulatore e questo verrà caricato automaticamente all'avvio del sim. 150 metri giù tutto, andiamo a modulare nella fase finale. Qui entra un po' in bloccaggio ma siamo usciti abbastanza bene e allora giù qui a 100 metri proviamo a modulare nella fase finale. Ho sentito qui il micro bloccaggio, sono riuscito a
a correggerlo, quindi si tratta anche di confidenza, di prenderci il piede e non la mano. Ottima uscita qui. Attenzione qui alla staccata della variante Ascari 100 metri. Andiamo a inserire dentro nel cambio di direzione qui, tagliamo sui cordoli. L'uscita è buona, l'uscita è buona. E proviamo allora a affrontare e rischiare tutto sull'ultima variante. Attenzione, il microbloccaggio c'è stato. Qui un pochino lungo, ma siamo riusciti a prendere abbastanza bene velocità e tagliamo il traguardo con 48,7. Passiamo adesso agli accessori. Vabbè, come abbiamo visto, la P500 è costruita su una piattaforma modulare, ma non ha tantissimi accessori. In questo momento che sto registrando la recensione abbiamo la possibilità di acquistare la pedaliera a 3 pedali, quindi avere anche il pedale della frizione, o di aggiungere dei simpaticissimi motorini aptici. Vedete qui c'è già la predisposizione per il fissaggio, motorini che ci daranno la vibrazione sui pedali, quindi possiamo decidere per esempio di avere sul freno il motorino che si attiva quando entra l'ABS nel simulatore, e sull'acceleratore magari possiamo decidere di far vibrare il pedale quando si attiva il TC. Ed in ultimo, ragazzi, passiamo ai pregi e i difetti di questa P500. Allora, 249 euro, quindi direi ottimo rapporto qualità-prezzo. Facilità nel montaggio, quindi anche per questo motivo è promossa. Una vasta dotazione di molle che ci permette di trovare il feeling che cerchiamo. Robustezza, veramente una pedaliera solidissima. E molto apprezzate anche le gommine sotto antiscivolo. Se parliamo di difetti, ecco, con questo accessorio non è proprio praticissimo riuscire a sganciare il pistoncino, specialmente se ormai all'interno c'è una molla veramente rigida, e soprattutto qualche piccolo graffietto già dai primi utilizzi, dai primi cambiomolla, viene lasciato qui appunto sulla base. E diciamo un altro piccolo difetto sono questi spinottini che rendono questa P500 ecco un po' cheap. Ecco, magari degli spinottini con una qualità leggermente superiore mi sarebbero piaciuti di più. Ragazzi, passiamo alle considerazioni finali. Allora, devo dire che la P500 è una pedaliera entry level del marchio SIMAGIC, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e che strizza l'occhio, diciamo, a chi vuole abbandonare magari quelle pedaliere in plastica un pochino cheap, troppo magari economiche, e vuole passare a una pedaliera a cella di carico spendendo il giusto. Il feeling ovviamente non è quello di una pedaliera elastomeri, ma è un mix tra appunto molla ed elastomero, che potrebbe essere anche un feeling adatto a vetture GT3, quindi con ABS. Se invece si sta pensando di prendere questa pedaliera magari per sfruttarla su auto come GTE, P2 o Hypercar, ecco, secondo me lì forse conviene prendere una pedaliera sempre a cella di carico, però che abbia un contrasto ad elastomero. E speriamo soprattutto che SIMAGIC esca con un kit elastomeri appunto da applicare a questa P500 che risolverebbe ogni dubbio. Comunque, contestualizzata al prezzo di 249 euro, devo dire che questa pedaliera mi è piaciuta veramente tanto. Ragazzi, se ne volete sapere ancora di più su questa SIMAGIC P500, non potete perdervi il video che abbiamo fatto di confronto con la P1000, che è già uscito sul canale, quindi mettete un bel like, condividete il video e noi come sempre ci vediamo in pista.